Amiche e amici di Solfatara News, quando i nostri droni iniziano a salire sopra il paesaggio brullo dei Campi Flegrei, succede sempre qualcosa di particolare. Non è solo il rumore delle eliche che rompe il silenzio, è come se per qualche minuto riuscissimo ad avvicinarci al cuore di uno dei sistemi vulcanici più complessi d'Europa. Sotto quelle nuvole di vapore e sotto quella terra che sembra immobile, esiste un meccanismo enorme fatto di pressione, gas e calore che non smette mai di muoversi. La caldera dei Campi Flegrei non è un vulcano classico con un cono ben visibile. È un gigantesco sistema geologico che respira lentamente, che si solleva e si abbassa nel tempo e che negli ultimi anni sta mostrando segnali sempre più evidenti di attività. Ogni fumarola, ogni variazione di temperatura, ogni piccolo terremoto è come una parola in un linguaggio che la Terra usa per raccontare cosa sta succedendo nel sottosuolo. Prima di entrare nel monitoraggio di oggi, vogliamo ricordarvi un appuntamento importante. Domani, domenica 8 marzo 2026 alle ore 15, saremo in diretta sul nostro canale YouTube con i droni in volo sopra l'area della Solfatara e della Fumarola di Pisciarelli. Sarà un monitoraggio dal vivo, senza filtri, dove potrete osservare insieme a noi ciò che accade in tempo reale nella caldera. In un territorio dove i segnali possono cambiare rapidamente, vedere le immagini dirette è fondamentale per capire l'evoluzione del sistema vulcanico. E proprio per rendere questo lavoro ancora più preciso, abbiamo deciso di fare un passo ulteriore. Abbiamo aperto una raccolta fondi su GoFundMe per installare un sismografo professionale vicino alla nostra webcam puntata sulla Fumarola di Pisciarelli, già in diretta. Continua 24 ore su 24 sul nostro canale, insieme ai tracciati ufficiali dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Perché sentiamo il bisogno di installare uno strumento nostro? Perché chi segue da tempo il monitoraggio sa bene che i sismografi ufficiali a volte subiscono interruzioni, cali di segnale o pause nei dati. E quando si parla di un sistema vulcanico come quello dei Campi Flegrei, anche pochi minuti senza informazioni possono significare perdere un segnale importante. Un nostro sismografo permetterebbe di osservare con maggiore continuità le microscosse che spesso precedono variazioni nel sistema idrotermale. In altre parole, più strumenti significano più occhi puntati su ciò che succede sotto i nostri piedi. Se volete sostenere questa iniziativa, trovate il link alla raccolta fondi nel commento fissato e nella descrizione del video. Ma veniamo ora al monitoraggio di oggi, sabato 7 marzo 2026. Questa mattina abbiamo fatto decollare i droni in una giornata che, dal punto di vista sismico, è stata tutt'altro che tranquilla. I sismografi mostrano una sequenza continua di microscosse e piccoli boati, segnali tipici di un sistema idrotermale che continua a muoversi e a riorganizzare le pressioni nel sottosuolo. Partiamo come sempre dalla Fumarola di Pisciarelli. Alle nostre telecamere oggi l'area si presenta con un degassamento relativamente contenuto, decisamente più debole rispetto a quello osservato nei giorni scorsi. Le colonne di vapore sono meno dense e l'attività visiva potrebbe dare l'impressione di una fase di calma. Ma qui entra in gioco uno degli aspetti più ingannevoli dei Campi Flegrei. Se osserviamo con attenzione la bocca principale della Fumarola, notiamo che il fango viene espulso con una pressione sorprendentemente forte. I getti sono compatti, energici e sembrano partire dal sottosuolo con una spinta che non coincide affatto con il degassamento ridotto visibile in superficie. In altre parole, meno vapore non significa necessariamente meno energia. La temperatura che abbiamo misurato oggi nella Fumarola di Pisciarelli è di 104,8 gradi centigradi, un valore che conferma come il sistema rimanga estremamente caldo e stabile su livelli elevati. Come sempre mostriamo a schermo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature dei giorni precedenti, un parametro fondamentale per capire se il sistema sta accumulando o rilasciando energia. Sorvolando l'intera area si nota una situazione che potremmo definire di calma apparente. Il degassamento generale è ridotto, ma la dinamica dei fanghi e la pressione interna raccontano una storia diversa. Ci siamo poi spostati sul cratere della Solfatara. Anche qui il quadro è molto simile. La Fumarola Bocca Grande continua a mostrare una forte pressione interna, ma con un degassamento visivamente ridotto rispetto a ciò che ci si potrebbe aspettare da un sistema così caldo. Lo stesso comportamento si osserva nelle fumarole minori distribuite all'interno del cratere. Emissioni visive contenute, ma con un'attività termica
che rimane decisamente elevata. Abbiamo inoltre sorvolato le pozze di fango e ciò che abbiamo osservato è un dettaglio che merita attenzione. Gran parte del fango superficiale risulta quasi completamente evaporato. Questo è un segnale chiaro che le temperature del suolo restano molto alte e continuano a favorire un'evaporazione intensa dell'acqua presente nei sedimenti. La temperatura che abbiamo misurato oggi alla fumarola Bocca Grande è di 184 gradi centigradi, un valore praticamente stabile rispetto ai giorni scorsi, ma che continua a mantenersi su livelli estremamente elevati. E qui bisogna fare una riflessione importante. Quando un sistema vulcanico mostra degassamento ridotto, ma temperature stabili e pressione interna elevata, significa che il comportamento del sottosuolo può essere molto più complesso di quello che appare in superficie. A volte la caldera sembra calmarsi proprio, mentre sotto la crosta si accumulano nuove pressioni. I Campi Flegrei sono famosi proprio per questo, per la loro capacità di cambiare comportamento in modo improvviso e spesso imprevedibile. Un giorno la Terra sembra respirare lentamente. Il giorno dopo può cambiare ritmo. Ed è per questo che il monitoraggio continuo diventa fondamentale. Noi continueremo a sorvolare queste aree ogni giorno, a misurare temperature, osservare il degassamento e confrontare ogni dettaglio con i dati sismici. Perché capire cosa succede qui non è solo una curiosità scientifica, è una necessità per milioni di persone che vivono sopra questa enorme caldera. Vi ricordiamo quindi ancora una volta l'appuntamento domani alle ore 15 in diretta su YouTube, dove voleremo sopra l'area con i nostri droni per osservare insieme ciò che sta accadendo in tempo reale. Continuate a seguirci, condividete questo video e restate sempre informati. Da Solfatara News è tutto per oggi. La Terra sotto i Campi Flegrei continua a parlare e noi continueremo ad ascoltarla ogni giorno dall'alto.